Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, questa sera vi farò la ricetta dello spezzatino alla cacciatora. Ah, Sì, ovviamente è la mia ricetta, o meglio, non la mia, ma quella di mia nonna, che usava un pestello di legno per ridurre rosmarino e aglio a poltiglia, perché facendo in questo modo gli aromi e gli oli essenziali dello rosmarino, dell'aglio, eccetera, vengono assorbiti da tutta la carne e non solo dalla parte che comunque ci viene a contatto, mettendo l'aglio intero e il rametto di rosmarino intero. Ovviamente il rametto il rosmarino è stato offerto dal nostro orto. L'aglio no, è l'aglio rosso di Sulmona. Allora, gli ingredienti. Abbiamo 1,2 kg di spezzatino di vitellone, 2 rametti abbondanti, perché questi sono belli folti, di rosmarino, 2 spicchi d'aglio, un bicchiere, tra mezzo bicchiere d'aceto e mezzo bicchiere di vino bianco, il pestello, del pepe il bianco, pestello se c'è. se c'è, se no tritate tutto quanto a mano e mettete tutto a mano. E poi dell'olio buono, non guardate la bottiglia, noi qua rimbocchiamo Sì. continuamente, del sale, diciamo che per una quantità di 1 chilo e 2 più o meno ci vuole una bella presa di sale, perché sennò poi comunque perde un po' di sapore, no? Ok? Ci servirà un bel bicchierone d'acqua, vi faccio vedere la quantità, più o meno 250 ml. Eccoci qua. 250 ml. non so se si è sentito Sì, con il rumore mentre con il dell'acqua. rumore dell'acqua. E una pentola a pressione, fondamentale. Eh sì. Come è fondamentale la carne buona, ok? Andiamo ad iniziare. Allora, per prima cosa faremo questo battuto, se vogliamo chiamarlo così, di aglio e rosmarino. Andrò a decorticare. Il nostro aglio di Sulmona, comprato a Sulmona. Eh sì, l'aglio. Se volete fare più velocemente basta che date un colpo così e si leva la camicia, ma vengono via anche dei pezzetti e quindi a me servono 2 spicchi interi. Ora prendiamo il nostro pestello, facciamo dei pezzettini. Per chi non avesse tempo, perché immagino tanti di voi non ne abbiano, c'è lo spremiaglio, eventualmente prendete il rosmarino, quello, la spezia quella secca, che non ha lo stesso profumo ovviamente, però per mancanza di tempo ci sta. Va bene pure quello. Certo. Ecco, tolgo tutti gli aghi. Che buon odore. E adesso comincio a martellare. Mia nonna metteva anche un po' di sale insieme e il pizzico dietro la spalla ci sta sempre Poi è tipo un pesto. e un pochino d'olio. E ora Un po' come si fa col pesto. sì, andiamo a far sì che tutti gli oli essenziali, i profumi, Sia gli male aromi, danino. esatto, Si uniscano tra di loro.
vi posso assicurare che già è diverso L'odore c'è. è diverso l'odore. Ok, basta una pestata in questo modo, non è che dovete fare una poltiglia. Allora, adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere 2 giri d'olio, mi sposto, eccomi, dentro la pentola a pressione, andremo sui fornelli, metteremo la nostra carne e la faremo rosolare. Ci vediamo tra poco. Allora, siamo sul fuoco, adesso lasciamo rosolare la carne senza mettere il sale e senza mettere le spezie. Dopodiché, appena è rosolata, aggiungeremo le nostre spezie. Ci vediamo quindi a carne rosolata. Eccoci qua. Allora, carne rosolata, scusate, io sto sempre al contrario. Mettiamo il nostro battuto. Senti? Già il profumo? Sì, sì. È diverso, non si sente subito così con mettendo solamente lo spicchio d'aglio e il rosmarino. Adesso mettiamo il sale, una bella presa di sale, mettiamo aceto e vino, oppala, senza buttarlo per terra come faccio io, così, mescoliamo bene la carne e ora mettiamo il pepe. Io metto il bianco, voi potete mettere il nero, se preferite potete mettere anche il peperoncino. A questo punto chiudo e lascio insaporire per 5 minuti a fuoco alto con la pentola a pressione. Dopodiché andrò a controllare la cottura della carne e se ce n'è bisogno aggiungerò dell'acqua. Un attimo, prendo il coperchio. Fuoco alto. Voilà. Ci vediamo tra 5 minuti. Allora, il mio metodo per aprire la valvola è questa. Dato che non voglio tenere la mano lì perché ho paura di scottarmi col vapore, è successo, allora metto la forchetta in maniera che... Detto questo, ok, vado ad aprire. Ecco qua. Ora assaggiamo con la forchetta, perfetto. Bisogna cuocerlo, quindi adesso che si è insaporito mettere un goccino di acqua, così. Vi ho detto 2,50, in realtà ne sono bastati la metà. Adesso vado a richiudere, scusate il rumore, vado a richiudere, riaccendo il fuoco, ma questa volta non a fiamma altissima, fiamma media, per altri 10 minuti, da quando inizia a fischiare ovviamente. E poi è pronto? E poi è pronto, velocissimo, Quindi ci vediamo a spezzatino pronto. all'assaggio da fare. Esatto, a dopo. A dopo. Allora, Era una bugia, non ci vediamo a tavola. no, infatti. Ci vediamo un attimo prima. Perfetto, guardate, vi devo far vedere, aspetta, inquadra quando metto la forchetta dentro la carne. Perfetto. Perfetto. Allora, quindi 5 minuti prima per far insaporire con gli odori, poi un goccino d'acqua, 125 ml, cioè, e poi
altri 10 minuti. Quindi in 15 minuti ci avete uno spezzatino alla cacciatora che è un sogno. Ora io, senza coperchio, faccio in modo che si asciughi leggermente il sughettino, perché Ci deve stare il ci succhettino, deve stare il sughettino, se no la scarpetta. Esatto. E poi ci vediamo davvero per l'impiattamento stavolta. Stavolta ci vediamo a tavola. Giuro. A dopo. Eccoci qua. È pronto. È perfetto, non pronto. La cremina è esattamente come la volevo. E ora c'è l'assaggio. E ora c'è l'assaggio. Si taglia con un grissino, Sì. Aspetta che te lo inzuppo per bene nella cremina. Lo pucci. Lo puccio. Ale, Fantastico. mi fa piacere. Signori, seguiteci sempre, condividete Anche su Instagram. e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao!